Ciao! Ciao a tutti, bentornati Sul canale di di Che Kedil. Deal, esatto. Io sono Denise. E io no, io sono Max, va Ecco, bene. vabbè. Siamo qui come promesso. Per spiegarvi il significato dei modi di dire che avete letto nella chat fra noi Sì, due. A proposito, vi rimandiamo al video in sovraimpressione se volete rileggere tutta la chat dall'inizio. esatto. Allora io direi cominciamo a spiegare piano piano, esatto, quindi il primo messaggio era quello il di nostro pettegolezzo. Spettacolessi. Esatto. Ho cominciato io mandandoti un messaggio. Quando si parla di pettegolezzi. Noi Allora, io ho cominciato il messaggio dicendogli: è successo un 48. e che succede? Che significa? È successo un Significa è 40? Perché il successo 48? il 48 perché ci ricorda una data della fine di metà 800, dove in tutta Europa ci sono stati dei disordini, delle piccole Tanto piccole, no? battaglie Rivolte, rivoluzioni. rivoluzioni sparse in tutta Europa, e quindi il 1848 è rimasta come una data di grande caos che ricorda un grande disordine, e questo noi lo usiamo nella vita di tutti i giorni per dire quando succede qualcosa di strano o di disordinato, di caotico. È successo un 48. Il caos, esattamente. Esatto. Ovviamente io chiedo chi, dove, quando, come, perché, nomi, cose, città, animali, Sì, cantanti con la lettera B. E io gli dico appunto che un nostro amico ha dato i numeri. Oh, che significa? Ha dato Dare i numeri. Dare i numeri per Tieni un l'appunto. 2, tieni un 3, tieni un 5. In Italia abbiamo una grande tradizione, una tradizione del sud Italia, dove si trasformano i sogni, i nostri sogni, sono simboleggiati da alcuni numeri. Desideri di felicità. Aiuto. Allora, dicevo, torniamo alla serietà, che i numeri rappresentano i nostri sogni e viceversa. Ci sono degli esperti. Vabbè, esperti, parliamone, cioè gente che dice di essere mago, esperto, astrologo, Ma ci credono, è una cosa infatti, il fortissima, problema è molto lì. sentita. Le persone si consultano con questi esperti e dicono: io stanotte ho sognato un cavallo, bla bla bla, e lui ti dice: ah, il cavallo corrisponde al numero 5, e questi vanno a giocare il numero 5 all'otto, e quindi questa persona dà i numeri. Quindi dare i numeri significa tecnicamente questo, dirti quali numeri devi giocarti all'otto. Però, Una persona... siccome è una materia assolutamente non scientifica, è ovvio che chi ti dà i numeri ti prende in giro, quindi ti dice una stupidaggine, una fesseria, e quindi nella lingua italiana dare i numeri significa non essere nella normalità comportarsi un po' come un pazzo. e comportarsi come un pazzo, per l'appunto. E quindi quando gli dico che Giorgio dà i numeri, Io chiedo, ma chi? Il numero uno degli sfigati? Quanto mi piace. cos'è uno sfigato? Devo spiegare esattamente cosa significa o do solo la definizione? Possibilmente in modo gentile, perché insomma... Dicesi, no, sfigato semplicemente nello slang italiano, lo sfigato è, diciamo, l'equivalente del loser dei film americani, cioè il perdente, una persona sfortunato. è un po' più che sfortunato, perché sfortunato non dipende da sé, sfigato invece è lui che non è capace È negativo dalla nascita. è negativo da là, qualsiasi cosa fa gli va male. E nel particolare si utilizza molto nel settore delle relazioni. Una persona sfigata è una persona che non ha un partner, diciamoci così, o che tenta di avere un partner ma non riesce facilmente. Nello specifico, nella chat, io ho detto il numero uno degli sfigati, perché vuol dire il massimo. Il massimo, esatto, il primo premio, il primo Nobel, premio, il Nobel degli sfigati. E quindi io poi ti dico che ti spiego in 2 parole. Ovviamente si capisce, in 2 parole significa brevemente. Brevemente, esatto. Spiego brevemente. Gli spiego che Giorgio è uscito a fare 2 chiacchiere
Due chiacchiere, anche questo, il numero 2 È ricorrente il numero 2. 2 e il numero 4 sono molto usati nei modi di dire, e due chiacchiere significa una conversazione, un dialogo piccolino. E, Con Laura, e ovviamente quando pronuncia il nome, cioè scrive, pardon, il nome Laura, io ovviamente chiedo, ma chi? Quella che spara a zero su tutto e tutti? Sparare, pam 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 pam. A zero. Perché sparare a zero? Significa, allora, viene dal gergo, credo militare o comunque bellico, cioè delle armi. Sparare con un'arma da fuoco a zero significa sparare in tutte le direzioni, colpendo tutti i bersagli, quindi non mancando neanche un bersaglio, quindi zero missing E invece points. nella lingua italiana significa... E quindi da lì viene questo modo di dire che significa parlare male per colpire, criticare. quindi criticare male tutti, tutto Esatto, e tutti. Esatto. E in seguito io confermo, però... E io chiedo, fatto 30, faceva 31, oltre a chiacchierarci, ci è uscito insieme. E che vuol dire fare 30 e fare 31? Allora, il vero modo di dire è proprio, abbiamo fatto 30, facciamo 31. Mm-hmm. Piccola parentesi, amici turchi, non traducete. Esatto, non fraintendete, perché in turco significa una cosa brutta. Allora, no, brutta, oddio, dipende. Però sorvoliamo. Allora, dicevo, è un modo di dire in realtà molto antico, viene dal XVI secolo, quindi 1500 e qualcosa, adesso non ricordo l'anno esatto. Il Papa Leone X, probabilmente? Leone Papa. X qualcosa, un Papa, doveva nominare un gruppo di cardinali e aveva una lista di candidati cardinali molto molto ampia, e aveva scelto in pochissimo tempo già 30 cardinali, solo che si era reso conto che c'erano ancora delle persone che lui voleva che diventassero cardinali. In particolare uno in particolare, e allora disse, beh, abbiamo fatto 30 cardinali, facciamone 31. E da lì è rimasto nella lingua italiana questo modo di dire, abbiamo fatto 30, facciamo 31, per dire siamo arrivati fino a questo punto, facciamo un piccolo passo extra, uno sforzo in più, e facciamo una cosa in più. Esatto. A questo punto io che cosa ti rispondo? Ti rispondo che lei le ha dato il 2 di picche. Sempre il numero 2, ricorrente, numero 2. Ma questo è particolare. È particolare perché si riferisce a una carta da gioco. Il picche, le picche, è uno dei 4 simboli delle carte da poker. Anche nelle altre lingue credo che sia più o meno simile. Le carte francesi sono famose in tutto il mondo. Esatto. Quindi. E in alcuni giochi italiani il 2 di picche in tutti i giochi del mondo. Ah sì? Il 2 di picche è la carta con il valore più basso. In generale è quello che ha il valore più basso. Quindi in italiano dare il 2 di picche significa non dare valore a quello che ci è stato detto, alla proposta che ci è stata fatta, in particolare rispondere in modo negativo, rifiutare, è molto usato soprattutto nelle relazioni. Esatto. Ho dato il 2 di picche. Dare il 2 di picche, generalmente se uno ti chiede di uscire e tu gli dici no grazie, devo andare da un'altra parte. Vorrei ma non posso. Ok. E tu mi rispondi? E beh, infatti io non mi meraviglio di questa cosa, che lei abbia dato il 2 di picche, e dico, ma che Giorgio pensava di fare 13? Questo è abbastanza E qui abbiamo un numero, attenzione, perché il numero 13 nel resto del mondo spesso e volentieri è un numero che porta sfortuna, in Italia no, non sempre almeno. In questo modo di dire, fare 13 ha un valore abbastanza positivo, perché viene dal gioco del totocalcio. Non so se ancora si gioca oggi, non ci ho mai credo giocato. Di sì, in alcune zone, cioè in Italia mi sa di no, che non c'è più, però altro, siccome è un settore che a me proprio il calcio non mi piace. E quindi fare 13 cosa significava? Quando si giocava o si gioca al totocalcio e si indovinano tutti i risultati di tutte e 13 le partite, si vince il grosso premio, il montepremi. Quindi fare 13 significa vincere. Come vincere alla lotteria alla fin fine. Esatto. E io gli rispondo, poverino, si era fatto in 4. Di nuovo il numero 4. Farsi in 4 significa
dare il massimo, cioè Metaforicamente doppiarsi, sdoppiarsi, quadruplicarsi dividersi in 4 persone e per quindi fare lavorare come come 4 persone. 4 persone, quindi dare il massimo del possibile, insomma. E tu ritorni col numero 4. Io torno col numero 4 e dico che lei in 4 e 48 lo ha friendzonato. Allora, Apri parentesi esatto, su parentesi su friendzonare è una italianizzazione dell'inglese friend zone, zona Esatto. amico. Cioè friendzonare significa respingere il corteggiatore e dire la classica cosa: ti vedo più come un amico. Sì, metterlo nella categoria degli Delle amici, amicizie. stop, non di più. Esatto, ma cosa significa in 4 e 48? E semplicemente viene dalla matematica. 4 e 4, cioè 4 più 4 fa 8. È un calcolo veloce, Un calcolo rapido e facile. veloce. Quindi significa fare qualcosa velocemente e facilmente in 4 e 48. E lì io ti rispondo che poverino anche lui di nuovo ce l'ha messa tutta, si è fatto in 4 e ha sudato 7 camicie. Le camicie, per l'appunto siamo in camicia tutti e due. Oddio, è per me la prassi, È la sudare prassi, sudare. 7 camicie nel vero senso della parola. Significa che ha fatto moltissimo, che si è sforzato tanto, che ha provato di tutto per ottenere qualcosa. Il numero 7, anche il numero 7 è un numero che simboleggia Ha un valore mistico. un po', sì, Anche sì. qui viene un po' dal discorso religioso. Religioso, In molti appunto. credi religiosi c'è Il questo numero 6, 7. 7 cieli, eccetera. I 7 Quindi- nani. No, questo No. no. E Eolo, quindi Pisolo, sudare Mammolo. 7 camicie significa mamma mia, quanta fatica. Lavorare tanto, per E ottenere tu, un risultato. Dopo che ti dico che ha sudato 7 camicie perché è uscito, ci ha provato provato. con altre 2 ragazze, Io appunto, visto che sono 2 le persone con cui ci ha provato, io rispondo: non c'è 2 senza 3. E Denise continua il modo di dire. perché il 4 viene da sé. Cosa significa? Questo è proprio un modo di dire tipico italiano, che significa che se una situazione si ripete una seconda volta è molto probabile che si Automatico. ripeterà una terza e anche una quarta volta. Quindi è abbastanza semplice da capire questo modo di dire. Esatto. E a seguire c'è ancora il numero 4 con la frase sbandiera ai 420. Sbandierare appunto dalla bandiera. La bandiera fa un movimento particolare che in italiano si chiama sbandierare, quello soprattutto Faccio la fatto. bandiera. Il vento è da là. Continua. No, sono desolata. E Non eri Denise? Vai. Dammi pazienza. Sbandierare 420, i 20 tecnicamente sono proprio 4, i 20 più importanti, significa... Non ci chiedete quali siano perché non lo sappiamo. Sì, ma Scirocco... Eolo, Pisolo, Dotto. quelli erano i 7 nani quelli di 7 prima. nani di prima, va bene. Sto confondendo la gente in una maniera atroce. E sbandierare 720 Ai 420. proprio fuori qua devi tagliare. No, vai, continua. Sbandierare 420 significa raccontare qualcosa o dire qualcosa a tutti, A chiunque. a destra, a sinistra, come una bandiera. Cioè muovere, cioè come muovere la bandiera in tutte e 4 le direzioni cardinali. Esatto. E poi concludi tu con una serie di... Sì, ho usato 3 modi di dire. Il primo, ho detto, vabbè, la parola di Giorgio vale 2 soldi. E anche qui torna il numero 2, quindi sempre con sinonimo vale di niente. poco, di niente. In particolare valere 2 soldi, anche questo viene un po' dal mondo antico. Anticamente il soldo era la moneta di scambio, esatto, ed il soldo era, se non sbaglio, quello in bronzo, no, o in rame, insomma del materiale più economico, più scadente, che valeva proprio pochissimo. Allora, valere 2 soldi significa non avere proprio nessun valore. E ancora il numero 2 quando gli dici che io mi trovo a 2 passi da lui, cioè sono a 2 passi, significa che sono vicino a casa sua o dove si trova questa persona, e quindi di conseguenza vado a dirgliene 4. Perché di nuovo il numero 4 significa poco, quindi vado a dirgli qualcosa.
Però nello specifico dirne 4 a qualcuno significa Arrabbiarsi, arrabbiarsi, polemizzare sul comportamento, rimproverarlo. rimproverare, esatto. Redarguirlo. Redarguirlo. Che parola. Vabbè, io non so. Cioè vado a... Io non so quanto voi abbiate gradito la nostra spiegazione. Spero che insomma sia servita. Potete usare questi modi di dire Esatto. con tranquillità, sono molto comuni. Vogliamo dirne ancora 2, scusami. Per esempio? Per esempio, mettete like al video, condividete il video, assolutamente, iscrivetevi al canale, altrimenti veniamo da voi a darvi numeri. E a dirvene 4. E a dirvene 4. Vi saluto. A presto, ciao a Ciao. tutti, Ciao, ciao ciao. ragazzi.